Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere insieme che cos'è il nuovo meme token twittato da Elon Musk, ovvero Baby Doge, e anche il suo swap integrato, ovviamente dopo la sigla. Siamo sul sito ufficiale di questo nuovo meme token che cerca di ripercorrere le strade dei suoi predecessori. Sto parlando del meme token recentemente twittato anche da Elon Musk che viene chiamato Baby Doge, raggiungibile all'indirizzo babydogecoin.com. Allora, prendo la schermata, la home page del sito, notiamo già una particolarità, anzi due particolarità rispetto ai classici meme token. La prima che salta all'occhio è la voce Baby Doge Swap più Card Pay, e un'altra cosa molto interessante, soprattutto per chi si vuole avvicinare all'acquisto di questo token, come vedete, è l'Audit. Audit, tra le altre cose, rilasciato e ben visibile sul sito internet da Desser Swap. È una cosa interessante che per l'appunto dovrebbe puntare ad offrire una maggiore sicurezza a chi vuole avvicinarsi a questo progetto ed eventualmente all'acquisto di questo meme token. Come la maggior parte dei meme token che stanno nascendo vengono lanciati sulla Binance Smart Chain, qua possiamo anche vedere la Binance Smart Chain holder, quindi attualmente guardate quanti holder ci sono all'interno del progetto, 75.607 address. Questo è il contratto con il decimale per chi lo volesse aggiungere su MetaMask o su Trust Wallet qualora non venisse riconosciuto, e vediamo la distribuzione della total supply. Al momento la quota più alta è destinata al burn address, mentre questi address sono degli utenti che hanno deciso di investire su questo meme token. E qua ci sono un po' tutte le percentuali che sembrano anche abbastanza ben distribuite. Qua per chi volesse può cliccare sulla voce audit e andare a tradursi tutto il certificato rilasciato da Desser Swap. Ve lo lascerò in descrizione al video, comunque sul sito ufficiale potete raggiungerlo tranquillamente. Tornando indietro, andiamo a vedere se funziona Baby Doge Swap. Per la prima volta all'utilizzo di un meme token non andrò a farvi vedere come si acquista su PancakeSwap, perché potete tranquillamente andarla a vedere nei video precedenti relativi agli altri token. Il procedimento è lo stesso, ma voglio provare questa funzionalità all'interno del sito. Vedete, si appoggia a babydoge.moonradar.finance, quindi si appoggia a un servizio comunque esterno. In alto a destra c'è la solita voce di connessione al wallet. Selezioniamo MetaMask, in automatico vedete prende l'address e riconosce il quantitativo dei miei BNB. Proviamo a fare un acquisto a vedere se funziona tutto correttamente. 0.14 BNB. In automatico qua sotto viene imposto il totale che verrà swappato. Proviamo a cliccare su swap e vedere se va a buon fine l'acquisto. Controlliamo un attimo prima di procedere lo slippage. Lo slippage, come menzionato nel sito internet ufficiale, dovrebbe essere intorno al 12%. Proviamo a lasciare questa percentuale e vedere se funziona ugualmente lo swap. Clicchiamo su swap, confermiamo. No, perfetto, infatti non funziona. Proviamo un attimo a mettere il 3%. Vedete qua sotto viene indicato lo slippage che abbiamo appena inserito. Riproviamo a fare lo swap. Viene bloccato di nuovo e allora andiamo a inserire quello scritto ufficialmente sul sito internet di Baby Dogecoin. Mettiamo il 12%, clicchiamo su swap e in questo caso, come menzionato sul sito, al 12% di slippage viene fuori la transazione. A questo punto non ci resta far altro che cliccare su conferma e in automatico riceveremo i nostri token, i nostri Baby Doge sul nostro MetaMask. In questo caso io annullo la transazione perché non voglio effettuare l'acquisto, volevo solo farvi vedere che funzionava lo swap. In alto a destra vicino allo swap abbiamo anche acquista BNB. Se ci clicchiamo sopra vediamo che veniamo reindirizzati su MoonSwap per poter acquistare BNB con un processore esterno. Possiamo utilizzare SEPA o carta di debito, carta di credito. Notate qua sotto dove c'è scritto la percentuale di slippage
che cambia da carta di credito o bonifico, ovviamente. Chi volesse può utilizzare anche il servizio annesso. Io consiglio sempre, per chi può, di usare un exchange tipo Binance, acquistare BNB sopra quell'exchange e inviarli direttamente a MetaMask senza invitare processori esterni. Molte volte, cioè la maggior parte delle volte, funzionano tranquillamente senza problemi, però alcune volte hanno degli errori, magari ci vengono prelevati i fondi prima di venire accreditati. I BNB ci possono anche volere 24-48 ore, oppure c'è da annullare la transazione. Non sempre funzionano decentemente questi servizi esterni. Io consiglio sempre: acquistate su un exchange, inviate il vostro BNB in questo caso su MetaMask e poi fate lo swap. Ovviamente è sottinteso, ma lo ripeto, MetaMask in questo caso, essendo sempre sulla Binance Smart Chain, va settato sulla Binance Smart Chain. Se voi aprite MetaMask, di base viene settato sulla rete Ethereum, quindi non fate errori, non inviate BNB su rete Ethereum o cose del genere. Vi lascerò in sovraimpressione la guida, che ci mettete veramente pochi minuti, per impostare MetaMask sulla Binance Smart Chain. Vedete, qua torniamo al discorso di prima: set slippage to 12%. Io avevo provato con uno slippage minore per vedere se riuscivo a farlo ugualmente, ma in effetti è vero, dobbiamo mettere il 12%. Qua abbiamo copy address, qualora non venisse in automatico registrato su MetaMask. Fate questa procedura, fate copy address, andate su MetaMask, aggiungi token, incollate in questo caso l'address che avete appena copiato. Come vedete in automatico prende Baby Doge decimale 9, cliccando su avanti i nostri Baby Doge, il nostro contratto viene registrato su MetaMask. Qualora avessimo già acquistato i Baby Doge, facendo questa procedura in automatico li vedremo listati all'interno del nostro wallet. Clicchiamo col tasto destro, mettiamo la solita traduzione in italiano e vediamo che cosa si pone di fare questo meme token. Leggiamo che Baby Doge ha imparato alcuni trucchi e lezioni dal padre Dogecoin ed è nata una nuova criptovaluta creata dalla community che cerca di impressionare così il papà Dogecoin, anche se in realtà non c'è correlazione tra i due, chiamiamoli così, progetti, tra i due meme token. Comunque Baby Doge cerca di impressionare il papà Dogecoin con l'altissima velocità e le fee basse, girando ovviamente sulla Binance Smart Chain. In più ha creato, come va di moda su questi meme token, la possibilità di essere un token deflazionistico con un sistema di reward per i token holder. Come dice qua sotto, Baby Doge cresce, praticamente ogni transazione che vengono fatti su Baby Doge, il 5% di ogni transazione viene ridistribuita in modo equo sui portafogli in automatico dei token holder. Quindi una parte delle fee delle transazioni che avvengono all'interno di questa community vengono ridistribuite. Come vedete qua sotto c'è anche la possibilità di acquistarla su PancakeSwap, facendo lo stesso procedimento che vi ho fatto appena vedere su Baby Doge Swap. Secondo quanto menzionato, all'interno di questo protocollo c'è una sorta di protezione per le grosse vendite derivanti dai wallet delle balene, e una parte delle transazioni vengono distribuite tecnicamente in un wallet a parte da devolvere in beneficenza a favore dei cani senza una casa, anche se in realtà al momento non c'è nessun documento che attesti la veridicità di questa affermazione. Come abbiamo detto, il 5% di ogni transazione viene ridistribuito ai possessori dei token. Questo significa che si guadagna più Baby Doge semplicemente tenendolo nel portafoglio, mentre un altro 5% delle transazioni viene inviata al pool di liquidità di PancakeSwap per poter avere liquidità di acquisto e di scambio dello stesso token. Mentre un 20% più della fornitura totale viene inviata all'address per la bruciatura. Abbiamo visto l'address in questa parte, porti di scansione. Noi possiamo andare a vedere che il numero 1, rank 1, barn address, qua c'è la percentuale e la quantità di token inseriti all'interno di questo wallet per il burn, quindi per la bruciatura. Più sotto abbiamo la tokenomics, il simbolo del token Baby Doge, 420 quadrilioni di fornitura totale, 300 bruciando con ogni transazione, il prezzo attuale, la capitalizzazione di mercato e i titolari token holder. Qua sotto abbiamo la mappa delle zampette, ovvero la roadmap, suddivisa in fase dalla nascita
alla camminata, alla corsa, al salto della fase 5 o il To The Moon per quanto riguarda la fase 6. Vediamo il team che ha fondato questo token. È fondato da 2 persone, è stato creato da 2 persone, Baby Doge padre e Signorina Doge, che tecnicamente dovrebbe essere la madre. Ovviamente non ci sono i nomi dei fondatori, ma cliccando col tastino sull'immagine di Telegram notiamo che la community è fortemente attiva ed è composta da più di 38.000 membri, quindi comunque ha già una community abbastanza vivace. Andiamo a vedere qua sotto nelle domande classiche, eccola qui. Cos'è l'antibalena? Praticamente è una commissione del 10% applicate alle transazioni che aiuta a prevenire l'acquisto e la vendita rapida delle balene. Ovviamente perché chi vuole vendere un'altissima quantità di token con un alto valore dovrà pagare un 10%, quindi magari questo può rallentare la vendita in stock. Ovviamente non avendo un progetto corposo e ben strutturato come possono essere le normali criptovalute, le normali blockchain che siamo abituati a conoscere, essendo un meme token il suo valore è dato ovviamente purtroppo anche spinto dai tweet di Musk, ma soprattutto dalla community. I meme token vengono definiti token della community perché non avendo valore per un progetto che li compone, ovviamente il valore che viene dato è spinto dalla FOMO e dalla community che ne parla in continuazione. Questo da una parte può essere un bene perché un token accompagnato da una grandissima community attiva e fedele al, chiamiamolo così, tra virgolette, progetto, può dare una spinta elevata verso l'alto per un token del genere. Di contro, quando la community smetterà di avere FOMO dietro ai meme token, dietro a questi progetti, di conseguenza c'è un rischio elevatissimo di perdita di valore, di un sell-off della maggior parte dei wallet e quindi c'è possibilità che molti utenti che hanno acquistato il token e non riescono a venderlo in tempo rimangano a bocca asciutta. Quindi ragazzi, prima di fare un acquisto di un meme token scegliete veramente un portafoglio di rischio, non investite più di quello che siete disposti a perdere, investite in questi token una porzione piccola del vostro portafoglio destinata a un altissimo rischio. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro video, del nostro appuntamento. Mi raccomando, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate già fatto per supportare il mio lavoro ed unitevi alla nostra community Telegram per fare 2 chiacchiere insieme a noi. Noi ci vediamo domani con un altro appuntamento e un altro video. Ciao a tutti!